In Italia, per tutti i fedeli e credenti delle sante scuole di forza e ipertrofia, Rimini si presenta ogni anno come tappa fondamentale. Gare di bodybuilding, prestazioni di forza, incontri con atleti di fama mondiale, tutto questo si trova al Rimini Wellness, la più grande fiera di fitness e bodybuilding in Italia. Il perché si faccia proprio lì però non è una casualità ed è a quanto pare una cosa poco conosciuta. L'evento altro non è che una conseguenza di quello che all'inizio era l'intenzione di rendere Rimini una delle capitali mondiali dello sport. A pensarlo fu un avvocato, un certo Gabriele Brustenghi, al tempo titolare dell'azienda Progetti SRL, il quale considerava uno spreco vedere Rimini come una città basata sullo svago e la vita mondana. Serve un evento internazionale basato sul fitness. Rimini era già uno dei lungomari più famosi al mondo, quindi servivano temi e attività sportive attuali in voga fra i giovani e dopo un'accurata analisi ne vengono scelti 3: ginnastica aerobica, corsa e bodybuilding. A detta di Brustenghi, queste 3 discipline erano quelle più diffuse e utilizzate soprattutto da giovani e da gente di città, la quale durante l'inverno alternava queste 3 attività l'una con l'altra. Chiarito ciò, perché non fare un evento con tutte e 3 le discipline messe assieme, anche in ottica agonistica? Realizzeremo la versione italiana della Maratona di New York, con una corsa di 10 km tra Rimini e Riccione. Renderemo la ginnastica aerobica uno sport, proponendo seminari con atleti e professionisti del settore, ma l'obiettivo più ambito è quello di rendere Rimini una nuova capitale per il bodybuilding mondiale, portando qui in Italia la gara più importante di questa disciplina. Sto ovviamente parlando del Mister Olympia. Il tutto all'interno di una mostra mercato sul fitness e sull'alimentazione sportiva. Perché no? Perché non portare una competizione del genere anche in Italia? Ci sono già in Italia più di 2,5 milioni di appassionati praticanti di palestra. Abbiamo diversi atleti che gareggiano internazionalmente e abbiamo un uomo che ha vinto l'Olimpia 2 volte. Lo stesso Joe Weider in un'intervista ha definito Rimini come la versione europea di Santa Monica in California. Che cosa potrebbe far inorridire la popolazione italiana di un evento del genere? In realtà ci sarebbe un problema e riguarda il doping. Il bodybuilding e le sue palestre erano viste come l'anticamera del doping in Italia, un posto quindi da evitare e un posto che i genitori sconsigliavano vivamente ai propri figli di frequentare. Ma anche qui, in occasione dell'evento, Joe Weider in un'intervista rassicurerà e metterà subito in chiaro il suo obiettivo con un piccolo extra. Mi sono posto 2 obiettivi. Prima di tutto, portare il bodybuilding alle Olimpiadi e cancellare il doping dal nostro sport. Credo che fra non molto li raggiungerò entrambi. Anche da noi, dicono, c'è purtroppo chi preferisce gonfiarsi artificialmente, ma la maggior parte di coloro che praticano questo sport è pulita e onesta, lo garantiamo. Ma qual è il piano di guerra che propone Weider? Beh, per quanto riguarda la lotta al doping, l'informazione. È importante disporre di solidi argomenti scientifici per far capire che il doping è estremamente dannoso. Per convincere gli atleti a buttare le fialette nella pattumiera è necessario far capire loro che la droga ha come unico effetto quello di arrecare gravi danni al corpo e alla mente. E poi, naturalmente, ogni manifestazione che è il nostro patrocinio non sfugge al controllo antidoping e dal 1990 toccherà anche ai professionisti. In ogni caso è bene ridimensionare il clamore dato al doping, dato che coinvolge una percentuale di atleti tutto sommato molto bassa. In Italia, ad esempio, ci sono circa 200 pazzi che fanno regolare uso di sostanze dopanti, ma al tempo stesso va considerato che a praticare bodybuilding c'è almeno 1 milione di giovani, che settimanalmente si reca in palestra per lavorare, sudare, per allenarsi con il solo scopo di migliorare il proprio aspetto fisico e la propria salute. Per quanto riguarda l'annessione del bodybuilding alle Olimpiadi, Joe Weider chiarisce di aver parlato con Antonio Saramanch, all'epoca direttore della SIO, chiedendogli un Mister Olympia a Barcellona per il 92. Gli ho parlato di recente e mi sembra che i segnali che mi ha lanciato siano buoni. Insomma, siamo sulla strada giusta. E intanto siamo già stati riconosciuti da 56 comitati olimpici nazionali. Penso che fra non molto anche il bodybuilder potrà lottare per diventare un campione olimpionico. Pare sia tutto ok, no? Quindi possiamo dare il via. E fu così che tra il 7 e il 10 settembre del 1989 si svolse il primo festival del fitness in Italia, denominato California. L'evento era organizzato in questo modo.
Oltre alla già citata mostra mercato sul fitness e l'alimentazione sportiva tra il 7 e il 10 settembre, ci sarebbe stato alle ore 16 di sabato 9 la corsa Rimini-Riccione e quello stesso sabato e il giorno dopo si sarebbero svolti seminari sulla ginnastica aerobica intitolati Upgrade Aerobic Workshop. L'evento più importante però, il Mister Olympia, l'evento più atteso, si sarebbe svolto in 2 giornate, venerdì 8 e sabato 9, entrambi alle 21. Entrambi svolti all'interno della sala congressi di Rimini. La prima giornata sarebbe stata una pre-gara e la giornata successiva sarebbe stata la finale. Quanto costava andare a vederlo? Considerando che la sala poteva tenere un massimo di 8.000 persone, erano disponibili 4 tipologie diverse di biglietto. Il primo, dal prezzo di 120.000 lire, dava accesso alla Blue Zone, dove tu potevi guardare e osservare l'esibizione dalle tribune, senza posti numerati. Il secondo biglietto, invece, da 200.000 lire, dava possibilità di vedere l'esibizione dal Green Zone, cioè dalla platea, ma in un'area non vicina al palco e senza posti numerati. Il penultimo, con un prezzo di 300.000 lire, ti portava nella White Zone, quindi una zona sempre della platea, ma più centrale e numerata. Ma l'ultima tipologia di biglietto ti portava alla Red Zone, la parte più vicina al palco. Il prezzo richiesto era di 500.000 lire e c'erano massimo 600 posti disponibili per questo biglietto. In quel prezzo però erano incluse anche altre 2 cose: un poster originale dell'esibizione autografato dal vincitore ed un incontro esclusivo con i concorrenti della gara alle ore 15 del sabato 9. Come andò questo Mister Olympia? Come era organizzato? Come già detto, questa gara è divisa in pre-gara e gara con finale in 2 giorni separati. Nel primo giorno ogni atleta si esibirà da solo con una propria routine e una propria musica di sottofondo. Appena fatta ogni routine, tutti i partecipanti verranno richiamati e verranno confrontati fra di loro, rieseguendo le pose obbligatorie. Il giorno successivo inizieranno le premiazioni, nominando i migliori 10 e appena dopo i migliori 6, dando così inizio alla finale. A questi 6 culturisti verrà infine chiesto di svolgere un pose down, cioè muoversi liberamente sul palco tutti assieme e posare a proprio piacimento. Da lì si decreteranno i migliori 3 e infine il vincitore assoluto, il quale riceverà una medaglia, il trofeo Sandow e un assegno da $170.000. Quell'anno 21 bodybuilder parteciparono alla esibizione. Fra di loro, oltre a una maggioranza americana, ovviamente c'era un bodybuilder per l'India, per la Cecoslovacchia, per la Francia, per l'Algeria. Anche l'Italia ebbe il suo rappresentante con Armando De Fant, bodybuilder triestino, il quale conquistò questa occasione vincendo la Notte dei Campioni svoltasi a maggio dello stesso anno. Insomma, fu un Mister Olympia di tutto rispetto con atleti di tutto rispetto. L'esito di questa grande competizione fu la 6ª vittoria consecutiva del bodybuilder americano Lee Haney, seguito da un Lee Labrada al secondo posto e da un Vince Taylor al terzo posto. Il tutto in mezzo agli applausi del pubblico, estremamente soddisfatto dell'evento a cui avevano appena assistito. Finita la domenica si tirano le somme e Bruce Tanguy, la sua azienda e i suoi collaboratori possono sicuramente dire che l'evento ha suscitato grande interesse fra gli appassionati e che ha avuto il suo successo. Purtroppo però questo successo non fu sufficiente a rendere Rimini una nuova capitale mondiale dello sport, né tantomeno una capitale mondiale del bodybuilding. Rimini-Riccione non divenne la seconda maratona di New York, la ginnastica aerobica non divenne una disciplina sportiva agonistica e non ci fu un secondo Mister Olympia in Italia. Gabriele Bruce Tanguy negli anni successivi continuerà a proporre questa fiera, ma stavolta si sposterà verso Firenze e lascerà poco spazio al bodybuilding. Sarà lo stesso comune di Rimini a riprendere l'organizzazione della fiera originale e grazie all'IEG, International Exhibition Group, si terrà nel 2006, tra il 18 e il 21 maggio, una nuova fiera intitolata stavolta Rimini Wellness. Ormai è dal 93, con un'ultima edizione fatta in Finlandia nel 1992, che il Mister Olympia si svolge solo negli Stati Uniti. Ed è dal 99 che le uniche 2 sedi utilizzate per la competizione siano o Las Vegas o Orlando in California. È improbabile quindi che si possa rivedere un Mister Olympia all'estero ed è quasi impossibile che si possa rivedere un Mister Olympia in Italia. Ma questo non significa che possa essere completamente impossibile. I tempi sono cambiati e sembrano essere molto più favorevoli quelli odierni di quelli di allora. E anche se non lo si sa mai con esattezza, c'è sempre un momento perfetto per fare o riproporre qualcosa. Come si dice in queste situazioni, chi vivrà vedrà.